E adesso registro Super Cane Magic 0. Però per avere la sfida giusta va giocato col gamepad. Per prendere gli oggetti preferisco L. Il problema di fare questo è che poi ti consiglia di premere A e invece devi premere quello che hai configurato. Adesso giochiamo. Eccoci qua. Allora, il gioco funziona così. Con un tasto si interagisce e si raccoglie la roba. Con una leva ci si muove, con l'altra leva si mira e con l'altro tasto si lancia la roba che si prende da terra. Se si tiene premuto il tasto con cui li si è afferrati, si mangia la roba da terra. La frutta, la roba da mangiare ovviamente cura. Le altre cose hanno effetti strani. Poi ci sono oggetti che si possono indossare. Quando ci passi fa il fumettino. Clicchi sempre con quello che si afferra la roba da terra e lo indossi. No, mi è sparito il salame. Questo conviene sempre romperle, che se mangi il barile ti fa male, ma se mangi la frutta dentro ti fa bene. Una tazza di caffè. Gli oggetti che prende in mano si usano con lo stesso tasto con cui si lancia. Abbiamo trovato anche un paio di mutande. E di solito gli oggetti sono per attaccare, ma gli altri oggetti come questo caffè hanno un effetto diverso, che fanno uno sprint. Le leve bisogna usare il tasto per afferrare finché non sono al massimo, altrimenti si resettano e tornano indietro. E adesso affrontiamo i nemici. Certo, però conviene prendere qualcosa in mano da tirargli in testa. Ho trovato la spada, ecco qua, vedete? Al contrario del caffè, con la spada si attacca per davvero. Questo è un cane sparafuoco, un po' bastardino ma non ha tanta vita. E però quello è un coso che spawna scheletri, ne spawna un pochetto, tipo 3-4, e poi smette. E questo qui conviene non lanciarlo, se no esce un uccellino da dentro, invece te lo mangi che ti cura. Quel casino che avete sentito è perché qualcuno è passato su questo tasto. Questo tasto apre la porta, ma... Aia. Quando stai a terra devi continuare a cliccare il tasto per raccogliere che si ripiglia. Puoi lanciargli la frutta senza alcun timore che diventi brutta da mangiare, perché ovviamente tutti i locali qui sono tutti ben disinfettati, quindi potete mangiare tranquillamente la roba da terra. Gli scheletri sono tosti, a volte resistono allo stordimento. Come vedete, quando gli lanciate qualcosa addosso cadono a terra e si stordiscono, si vede dalle stelline che si sono stordite. Quindi li potete raccogliere e solitamente vanno sbattuti contro il muro per fargli ulteriore danno, oppure se c'è la lava e non sono mostri di fuoco, dovete buttarli nella lava. Spesso e volentieri questi oggetti finiscono su candelabri che non potete prenderli, e mentre cercate di prenderli spariscono gli altri. Simpaticamente. Ora mi mangio sto coso perché sono ferito. L'attacco colpo a colpo con la spada non conviene molto, e conviene di più lanciare la roba. Questo stavolta non è caduto, ogni tanto succede. Vedi, ora è stordito, lo posso prendere, lo sbatto sul muro e si fa la bua. Io però di solito preferisco sbatterlo addosso ai nemici, così faccio male agli altri nemici. Perché un difetto di questo gioco è che a furia di lanciare roba si finisce che la si perde. Alcune cose si rompono, altre cose semplicemente se le butti nella lava spariscono. Quindi dovete tenervi buoni gli oggetti da lanciare, perché è difficile che capiti, ma potrebbe capitare che rimanete senza. Adesso devo trovare qualcosa di abbastanza pesante da appoggiare su questa leva, su questo qua. Ok, ce l'ho fatta. Come vedete si sono quasi aperte le porte. Perché non si sono aperte del tutto? Perché devo usare anche la leva. Quindi praticamente in ogni scenario possa esserci uno o più di questi tasti, uno o più delle leve, e vanno attivati tutti. La cosa buona è che una volta che entri in una stanza puoi liberare l'oggetto che occupava la leva, perché ormai la porta non si chiude più. Vedi, adesso io posso tornare e prendere questo e la porta non mi si chiude.
Col mouse è molto più facile perché ovviamente puoi mirare meglio usando il puntatore invece che una leva, puoi mirare esattamente dove vuoi tu. Questi qui ovviamente se li tiri nella lava non si fanno niente, ma se li tiri nell'acqua si fanno la bua. Ho trovato la maglietta di Studio Evil, ne prendo una sola perché sennò mi riempio l'inventario. Sul forum Studio Evil mi ha detto che nell'inventario si droppa con B, allora direi che è il caso di verificare subito. Attiviamo l'inventario. Per droppare B proviamo. Non droppa niente, avevo ragione io, gliel'ho detto, guardate figliuoli che non droppa niente, e invece non droppa niente. Comunque il miglior modo di mettere in pausa è l'inventario, perché come potete vedere se faccio esci non va in pausa per adesso. Per capire dove andare dovete vedere la minimappa. In basso a destra come vedete il puntino blu sono io e queste gialle sono le cose da attivare. Ora lanciamo a 1 centimetro di distanza, ecco fatto. Quando viene attivato il bottone diventa verde, invece mi sa che la leva no, infatti la leva resta gialla. Invece le porte comunque pure sono gialle quando sono chiuse, quando vengono aperti sono verdi. Qui c'è pieno di cani maledetti. Muori cane maledetto. Sto cane so che nel fuoco non si fa niente, a quanto pare neanche nell'acqua. È un cane malvagio. Non è magico. Poi non so neanche se è un cane, sembra un cane. Un po' tanta roba di quella che disegnassi io sembra un cane, però va bene. Ecco, quando nuotate perdete gli oggetti che poi tendono ad affondare. Questi sono delle specie di maghetti monocchio. E gli tiro una nocciolina in testa. Come vedete tutti gli oggetti, se lanciati, hanno effetti diversi e parabole diverse. Buttare gli omini nell'acqua a meno che non sono di fuoco non serve a nulla. Tiro una nocciolina al cane, non se ne frega niente. Come vedete la nocciolina mi sa che affonda e sparisce. Pigliamo sto panino e ce lo mangiamo perché a quanto pare abbiamo bisogno di energia. La prima versione ti curava un sacco di punti ferita, le versioni successive no. Questo qui se gli sparo da sotto non lo prendo perché questo non è un oggetto a parabola come era la noce prima. Quindi bisogna salire allo stesso livello e magari prenderlo anche, che non sarebbe male. Eccolo qua. Ora lo tiriamo a muro e gli ritiriamo la pietra. Lo meniamo un po' così. Lo malmeniamo. Come potete vedere è un gioco violento, sicuramente avrà peggi 18. Questo non affonda, credo, perché posso prenderlo di qua. Adesso facciamo in modo che gli cade in testa. Eccolo qua, finalmente è morto il cane. A cosa servono ossa e salami? Le ossa, ciupa, servono quando nel menu principale puoi comprare personaggi e oggetti. Qua vedete se la leva non la toccate più per un po', torna indietro. Bisogna spingerla finché non è verde. La madonna. Sono leggermente morto perché sono abituato alla versione precedente. Io per esempio ho segnalato agli sviluppatori che il gioco è abbastanza espressivo perché le stanze sono grandi e i dungeon anche, però come vedete ho ragione perché adesso sto prendendo un'altra strada, però la voglia di tornare indietro non è che ti venga particolarmente in effetti. Poi comunque se si gioca in due è sicuramente più divertente.